Se con John Vigna l'Italia ha avuto finalmente modo di conoscere, applicare, diffondere il culturismo, adesso tocca solo il momento di formalizzarlo, ma soprattutto di ufficializzarlo. Anche perché, nonostante la giovane età, questa disciplina iniziava a non essere più tramandata e raccontata da sperduti e timidi pionieri. E quando una nuova realtà incomincia a concretizzarsi, la prima cosa a giungere sono i giudizi. I culturisti sono atleti da strapazzo, esibizionisti di cattivo gusto, individui lenti e buoni a nulla, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda costante era sempre: ma chi ve lo fa fare? A questa domanda però arrivò presto una degna risposta: il desiderio fattibilissimo di migliorare e di migliorarvi. A presentare questa affermazione agli occhi di tutti sarà un tale Tullio Ricciardi. Ricciardi nasce a Firenze il 13 agosto del 1929. A 17 anni inizia a praticare pugilato, con un peso corporeo di 49 kg per 1,76 m di altezza. Inaspettatamente le conquiste sportive agonistiche non mancheranno ad arrivare, certo. Tuttavia il giovane pugile non aveva coraggio né di mettere piede in spiaggia, né tantomeno di togliersi la giacca d'estate, per paura di esibire quel fisico, a detta dei suoi detrattori, da canna vuota. Ricciardi più avanti cambiò anche sport, ma nonostante i continui esperimenti si ritrovò a 21 anni con un peso corporeo di 58 kg, ma anche 5 cm in più d'altezza. Un giorno però scoprì una notizia decisiva per lui. A Firenze, nel quartiere delle Cure, c'è una palestra dove ci si allena con i pesi. Ricciardi trova, entra, si iscrive ed in mezzo ad omoni di oltre il quintale l'uno esegue il suo primo esercizio. Un lento sopra la testa con 22,5 kg. E dato che era lì, uno slancio con 30 kg. Cyrus Shannon, un atleta americano, simpatizza col nuovo iscritto, aiutandolo nei suoi primi percorsi con l'allenamento dei pesi e facendogli leggere anche qualche rivista al tempo straniera di culturismo di bodybuilding. Dopo 2 anni, oltre a 10 kg in più di peso corporeo, Ricciardi guadagnerà anche una posizione tra i primi 10 dei pesisti leggeri italiani, con un lento da 85 kg, uno strappo da 82,5 kg ed uno slancio di 100 kg. Il tutto senza aver mai fatto neanche una volta uno squat o uno stacco da terra. Però questo era solo l'inizio, perché il 1 giugno Ricciardi aprirà nel suo appartamento e con un cliente già iscritto la sua prima palestra. Nel 1956 però, vuoi che i clienti erano diventati 40, vuoi che le lamentele dei vicini fossero sempre più opprimenti, egli decide di spostarsi. E appena un anno dopo Ricciardi avrà palestre a Roma, Bologna, Genova, Firenze e così via, e fonderà la FIDCF, Federazione Italiana di Cultura Fisica. Manca però un tassello, anche perché è logico pensare: abbiamo fondato la prima federazione italiana di bodybuilding, perché non organizzare anche la prima gara italiana di bodybuilding? E così avvenne. Nel 1958 Ricciardi organizzò, presentò e vinse il primo titolo di Mister Italia, decidendo infine di ritirarsi dalle competizioni, dedicando tutta la sua energia alla crescita della propria federazione. Le sue migliori prestazioni di forza sono state un 145 di squat, un 107,5 di military press, un 62,5 di curl, 70 kg di dip zavorrate e uno strappo di 92,5 kg. Abbiamo infine un ben 65 kg di trazioni zavorrate e per ultimo, ma non per questo il meno interessante, un bel 110 kg di pullover con il bilanciere. Perché sì, una volta facevano i massimali anche di pullover. Fra tutte le svolte che la sua federazione ha messo in atto, quella divulgativa è sinceramente quella più importante, perché dal 1 novembre del 1957 in poi, con frequenza mensile e poi bimensile, verrà pubblicata e resa disponibile al pubblico italiano la prima rivista completamente italiana di bodybuilding, ovvero Cultura Fisica. Rivista nata per raccontare vita, allenamento e alimentazione del culturista. Rivista nata per difendere questa disciplina dalle più varie e meschine aggressioni verbali e scritte. E infine rivista nata anche per raccontare al più incompetente in materia le basi anche più profonde del culturismo. Questo grazie anche a capitoli come il vocabolario del culturista, l'enciclopedia del culturista,
aggiungendo anche una sezione di domande e risposte. Tutte queste informazioni non tarderanno a essere già spiegate nei primi numeri della rivista, in modo da veicolare in modo corretto il giovane o nuovo culturista in questo percorso. Il percorso inizia prendendo peso, altezza e varie misure corporee necessarie. Successivamente si identifica l'età, che se inferiore ai 16 anni o superiore ai 36 anni, significherà che il giovane o nuovo atleta dovrà cominciare ad allenarsi con alte ripetizioni, bassi carichi ed evitare il cedimento e limitando gli aumenti di carico. Se invece hai un'età nel mezzo di questi due estremi, dovrai svolgere la stessa cosa ma solamente per un mese. Finito questo periodo, l'atleta andrà riidentificato, ma stavolta per struttura corporea. Il metodo diffuso da Ricciardi infatti è basato sull'individuazione di un apposito programma di allenamento in base al tipo di somatotipo. Se sei un longilineo, quindi un individuo alto, dagli arti lunghi, con poco grasso ma anche con poco peso rispetto alla propria altezza, significa che sei adatto a un lavoro ad alte ripetizioni e bassi carichi. Quindi però dovrai lavorare in modo opposto, con carichi alti e basse ripetizioni. Esatto opposto per i brevilinei, individui non molto alti, molto più pesanti, con capacità di accumulare più grasso adiposo, ma anche capaci di accumulare più massa muscolare e di muovere carichi alti per basse ripetizioni, che dovranno invece adattarsi a un lavoro a maggiori ripetizioni. Se sei un normotipo invece, quindi una perfetta via di mezzo fra i due esempi prima citati, complimenti, sei perfetto. Il primo e il secondo mese, ed anche oltre in caso di costanti guadagni, sarà svolto con questa tabella di allenamento. Una full body da ripetere 3 volte alla settimana. Si partirà con una serie per esercizio la prima settimana, aggiungendone un'altra la seconda settimana ed arrivando al secondo mese con 3 serie per ogni esercizio, tutti tranne per le gambe, lo squat nello specifico, che rimarrà a 2 serie, e per gli addominali, che invece si arriverà fino a 8 serie da 20 ripetizioni. Per i longilinei il range di ripetizioni sarà tra le 6 e le 8 ripetizioni, di meno per gli esercizi di spinta, quindi per le spalle, per i tricipiti e per il petto, e di più per quanto riguarda gli esercizi di accosciata e gli esercizi di tirata, quindi lavori per le gambe, per la schiena e per i bicipiti. Per i normotipi e per i brevilinei la logica sarà la stessa, ma per i normotipi ci sarà un range tra le 8 e le 10 ripetizioni e per i brevilinei tra le 10 e le 12 ripetizioni. Infine, se sei un atleta con un'età inferiore ai 16 anni, il range di ripetizioni sarà tra le 12 e le 14 ripetizioni. Al praticante sarà resa disponibile anche una tabella dove sono riportate le minime misure da raggiungere per potersi definire un vero culturista. Anche l'alimentazione riceverà un notevole approfondimento. Si partirà contando il quantitativo corretto di calorie, che si raggiunge sommando le calorie consumate dal lavoro con il quantitativo richiesto dall'allenamento. Avuta questa cifra, si proseguirà con essa, abbassando l'introito di un 20% in caso di bisogno di definizione, specie in carboidrati, grassi, fritti e controllando bene il sale, o aumentandola nel caso in cui l'obiettivo sia un aumento di peso. Per le proteine il quantitativo minimo è di 1,5 grammi per chilo di peso corporeo. Per i grassi è consigliato non superare gli 80, massimo 100 grammi, ed il restante calorico probabilmente sarà composto da carboidrati. Sempre per quanto riguarda le proteine, è consigliato contarle da ogni fonte, quindi sia vegetale che animale, e andando a mischiarle fra loro nei vari pasti della giornata, in modo da migliorarne l'assorbimento. Con tutte queste informazioni raccontate ed accennate, è ormai chiaro che il culturismo non vuole più essere visto come un'attività fisica secondaria, né tantomeno come un'attività da integrare a una primaria attività fisica, agonistica o non, ma vuole essere una disciplina sportiva indipendente a tutti gli effetti, quasi una scienza, quindi con le proprie regole, le proprie tesi, le proprie teorie. Ed il merito di Ricciardi è palesemente questo: aver aggiunto al culturismo una propria scienza, donandogli quindi un'immancabile intelligenza. Questo perché, come sentiremo fra poco, per Ricciardi bellezza e intelligenza sono e devono coincidere, proprio come il classico ideale edonistico di antiche civiltà del passato. Anche noi crediamo, ma naturalmente con le dovute forse numerose eccezioni, che nell'uomo si verifichi una rispondenza tra l'armonia delle membra e quella del pensiero, che insomma un uomo bello sia generalmente anche intelligente e viceversa. Noi crediamo che i più tenaci e convinti assertori
dell'edonismo contemporaneo sono coloro che in America vengono chiamati i bodybuilders, i costruttori del proprio corpo. Naturalmente ci si dirà che impiegare le proprie doti mentali al solo scopo di aumentare le proprie masse muscolari è un po' come sprecare queste doti. Ma quando si sarà capito che l'edonismo è, in fin dei conti, la sottolineatura estetica del concetto espresso nella massima mens sana in corpore sano, si capirà che l'uomo bello è in definitiva l'uomo sano, l'uomo forte nel fisico e nello spirito, l'uomo capace in tutti i campi della sua attività di ripetere questi risultati eccezionali che hanno coronato gli sforzi per l'edificazione del suo corpo. Orbene, siccome ognuno di noi può essere un bodybuilder, noi siamo convinti che i culturisti sono i prototipi di una più felice e completa umanità futura.